Una delle abilità critiche di un investitore immobiliare non è soltanto sapere a che prezzo acquisire, ma soprattutto sapere fin dall'inizio che intervento eseguire su ciascuna operazione immobiliare. In questo video vedremo 3 tipi di intervento da eseguire a seconda del tipo di operazione che hai tra le mani. Ma prima di iniziare lascia che mi presenti. Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari esclusivamente sul libero mercato. Non so se ti è mai successo, ma a me personalmente è capitato di andare diverse volte in appartamenti di accumulatori seriali. Sono quel tipo di proprietario che accumula oggetti per anni, a volte per decenni, senza mai liberarsene. Ricordo uno di questi appartamenti. In una camera da letto aveva delle pile di giornali alte fino al soffitto, che creavano una specie di labirinto che portava fino al terrazzo, che non si vedeva peraltro, la luce non arrivava proprio. In casi magari non estremi come questo, ti consiglierei la strategia numero 1, ovvero sia l'intervento minimo. Sono spesso presenti degli appartamenti tenuti male abitati, disordinati o comunque pieni di oggetti. Probabilmente l'immobile viene proposto a un prezzo di mercato già in partenza più basso. E questo ti permette di partire da una base di prezzo che potrebbe già risultare interessante. Immobili di questo tipo, già semplicemente sgomberati di tutti gli oggetti presenti e con una bella tinteggiata a fresco, potrebbero già semplicemente così acquisire un 20% di valore con una spesa minima. Infatti un costo massimo di poche migliaia di euro potrebbe già permetterti di fare un'operazione interessante, sborsando davvero poco. La strategia numero 2 invece è quella dell'intervento leggero. È sempre fantastico poter dire ho acquisito un immobile a 70.000 euro e l'ho rivenduto a 150.000 euro. Questo però è a volte semplicemente impossibile dirlo. Intendo dire che ci sono degli immobili che potresti acquisire a 50, 60 o anche 70.000 euro, ma che non potresti rivendere a più di 100.000 euro, a prescindere da quanti soldi ci investi per valorizzare. La soglia massima è quella, anche se metti i rubinetti d'oro in bagno e la jacuzzi sul terrazzo. Questo te lo dico perché ho visto diverse volte investitori investire troppo in zone in cui tutto il valore che andavano a creare non poteva essere monetizzato. Tornando all'esempio dei 100.000 euro, venivano proposti in queste zone degli immobili a 130-140.000 euro. Immobili per carità bellissimi che non avrebbero neanche sfigurato nelle zone più chic della città, ma che in quella specifica zona non riuscivano a trovare acquirenti che se lo potessero permettere. Tutto il valore che viene creato, infatti, deve essere a portata di tasca del potenziale acquirente, altrimenti viene perso. La conoscenza degli specifici valori di mercato e del potenziale target di rivendita, anche in questo caso, è fondamentale. La strategia, in questo caso, è lavorare sul visibile, massimizzare l'efficacia dell'impatto visivo, di quello che si vede, di quello che si tocca, di come viene percepito lo spazio. Quindi, in aggiunta a quanto visto nella strategia numero 1, posa un bel laminato sul pavimento preesistente. Lavora sui colori in punti strategici. Recupera le vecchie porte, se possibile, o mettine di nuove. Aggiungi ad esempio un controsoffitto fatto in cartongesso con dei faretti all'ingresso. Intervieni con l'home staging non soltanto per creare un impatto emotivo, ma anche per dare una idea concreta degli spazi. Come regola generale qui ti consiglio di non spendere più del 10% del valore di rivendita dell'immobile. Operazioni come queste sono ottime anche se all'inizio potresti non vederle o non credere che un immobile possa acquisire valore semplicemente con una lavata di faccia. Se il video ti sta piacendo ti invito a mettere like e a iscriverti al canale. Finiamo con la strategia numero 3, ovvero sia quella dell'intervento completo. Ti ho raccontato in altri miei video come all'inizio della mia attività di investitore immobiliare seguivo esclusivamente questa strategia. Per me l'unico modo per generare valore era rimettere a nuovo l'immobile. Era un mio limite di mindset. Pensavo infatti che fosse l'unica strategia. E infatti l'applicavo sempre, anche sugli immobili che col senno di poi non ne avrebbero avuto bisogno. Ma non fraintendermi qui, dove c'è infatti tanto valore da generare, questa è indiscutibilmente la migliore strategia. Quest'ultima strategia è come la precedente, con la significativa differenza che se prima andavamo a lavorare esclusivamente sul visibile, qui andiamo a lavorare anche sul cosiddetto invisibile. Che cosa intendo?
Lavoriamo sulla qualità dei materiali, sulla scelta della pavimentazione, delle piastrelle e così via. Andiamo ad abbattere pareti per distribuire meglio gli spazi. Sostituiamo gli infissi, andiamo a rifare gli impianti elettrico, idraulico, termoidraulico e andiamo a proporre sul mercato quello che a conti fatti è un prodotto negli interni praticamente nuovo. Il costo di un intervento di questo tipo è chiaramente di gran lunga superiore ed è consigliato in zone liquide, non necessariamente centrali, in cui hai un'eccellente conoscenza dei prezzi di mercato, non solo in termini di via, ma proprio di singolo edificio. Maggiore l'investimento, maggiore il rischio che ti assumi, maggiore deve essere la tua conoscenza di zona. Quindi, per sintetizzare, quando possibile preferisci sempre l'intervento minimo. Una buona acquisizione, un'imbiancata e una sistemata. Già questo potrebbe garantirti un margine più che soddisfacente dall'operazione. Preferisci l'intervento leggero quando è sì possibile dare valore, ma in maniera limitata. Creare troppo valore rischia di compromettere l'operazione e addirittura farti perdere dei soldi. L'intervento completo è quello che ti richiede maggior capitale e quindi maggior rischio, ma è quello che ti permette di massimizzare il risultato dell'operazione. È caldamente consigliato in zone centrali e semicentrali e quando sai stimare con esattezza il prezzo dell'immobile ristrutturato. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi, ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.